Ho costruito l'orto più piccolo del mondo all'interno di un cassetto. Qualche settimana fa, infatti, mi trovavo in camera mia e tutto d'un tratto mi era venuta voglia di mangiare l'insalata. Dato che in questo periodo invernale però il nostro orto non produce nulla, l'unica opzione era quella di vestirsi, salire in auto e andare a comprarla. Ma in quel momento ho pensato, sai che bello se potessi aprire il cassetto e la trovassi all'interno? La prima cosa da fare quindi è quella di svuotarlo completamente. Non riesco più a rimetterlo dentro, giusto? Guardate quante cose che ci sono all'interno, c'è pure una mascherina. Chissà da quanto è lì. Ok, svuotato, andiamo a fare un po' di misure. Spostiamolo su un tavolo. Vediamo se pesa tanto. Vai. Dopo averci ragionato ho deciso di fare l'orto nel cassetto inferiore, infatti c'è più spazio in altezza rispetto a quello superiore, perché qui poi andrebbe contro il soffitto del cassetto. Per far sì che le verdure crescano, gli elementi fondamentali che devono essere presenti sono sicuramente terra, acqua e sole. Però non posso inserire della terra direttamente dentro il cassetto perché questo è legno e si rovinerebbe istantaneamente, quindi adesso facciamo qualche misura e poi andiamo a cercare un materiale per isolarlo. Magari gli diamo anche una pulitina prima. Questo cassetto qua infatti lo utilizzavamo come deposito di cose quando non sapevamo dove metterle. Torniamo un po' di misure. Ok, l'ho misurato e questi qui sono i valori. Ora sono nel nostro capannone. Cerchiamo un qualcosa con queste misure, anche se non so bene cosa potrei utilizzare. Qui in fondo credo di aver trovato la soluzione. Ci sono due tipologie di materiali. Una è questo qua, che è trasparente, oppure l'altra possibilità è questo qui bianco. Opto per questo secondo materiale, visto che è trasparente, a parte che è molto più pulito rispetto all'altro, guardate che sporco che è questo. Poi inoltre, essendo trasparente, lo preferisco perché permette di mantenere i colori interni del cassetto. Procediamo. Era da diverso tempo che volevo registrare questo video e se vi piace fatemelo sapere iscrivendovi al canale. Con calma e attenzione ho segnato con una penna le misure del cassetto sul telo di plastica e poi l'ho ritagliato. Ok, dai, più o meno quasi perfetto. Poi, aiutandomi con uno scotch, ho fissato il telo su tutti i bordi del cassetto. Guardate che bello che è diventato, non sembra che ci sia niente intorno. L'importante è che sia ben isolato dal legno in modo che la terra non vada a contatto. Andiamo a prendere il terriccio. Ho trovato il terriccio perfetto, infatti ero indeciso all'inizio perché c'era quello universale, però poi cercando bene ho trovato quello specifico per l'orto e la semina. Ne ho presi 20 litri. Invece come lattuga ho preso questa qua che è da taglio e quindi dovrebbe crescere anche in spazi ristretti. Apriamo il sacchetto e iniziamo a versare il terriccio dentro al cassetto. È proprio pienissimo, devo stare attento a non spanderlo, sennò sporco tutta la camera. Ho riempito tutto il cassetto, guardate che strano che è vederlo pieno di terra. L'ho riempito più o meno 4 cm e successivamente, dopo che avrò fatto la semina, ne metterò ancora un po' di terriccio in modo che li copra. Adesso passiamo al prossimo punto, ovvero l'irrigazione. Sono andato a prendere un irrigatore con la canna dell'acqua attaccata. E dopo aver appurato che è troppo grande per l'irrigazione di un orto in un cassetto, ho deciso di cambiare strategia. Ho riflettuto molto e sono arrivato alla conclusione che la cosa più piccola possibile che mi ricorda un irrigatore è... Bene, ho trovato l'irrigatore perfetto, adesso passiamo al prossimo punto. Questa è davvero la fase più complicata. Come si può far arrivare la luce dentro ad un cassetto che la maggior parte del tempo è chiuso? Ho riflettuto e riflettuto ancora. Poi ecco l'illuminazione. È proprio quello che mi serve, una fonte di illuminazione in miniatura che possa sostituire in qualche modo la potenza del sole. Ho cercato online e finalmente, dopo diverso tempo... Trovate, queste dovrebbero fare al caso mio. Per l'installazione devo decidere se posizionarle all'interno del cassetto oppure sopra l'altro cassetto in modo che guardino direttamente il terreno.
Così sarebbe quasi perfetto. Ok, ho deciso. Allora adesso fisserò queste luci LED sulla base del cassetto superiore, in modo che quando è chiuso poi può far luce e illuminare tutte le piantine che si troveranno qui all'interno. Un'altra cosa molto importante che dovrò fare poi è un foro dietro al cassetto, in modo da far passare il filo della corrente. Per prima cosa fisserò queste luci sulla base del cassetto superiore, e per farlo utilizzo delle strisce adesive che ho trovato all'interno della confezione. Ho fatto un errore gigante che non avevo considerato. In pratica le avevo messe dritte io, il problema è che qui è dove scorre il cassetto, vedete? Quindi non va bene, cioè non posso metterlo qua, devo metterlo leggermente più tipo a X, in questo modo. Ok, così dovrebbe riuscire a chiudersi senza problemi. Trappolo e proviamo a fare un buchetto là in fondo per far passare il filo della corrente. Un foro l'abbiamo già fatto, adesso allarghiamolo. Allora, la presa USB ci passa. Il problema è che ci deve passare anche questo qua. Forse manca poco comunque. Così dovrebbe andare bene. Adesso proviamo a inserire tutto e vediamo se funziona. Mettiamo per prima dentro la presa USB, la facciamo passare all'esterno. E poi man mano che metto dentro il cassetto devo tirare fuori il cavo. Perfetto! Incredibile! Guardate che robetta! Super power! Adesso vediamo se funziona tutto però. Attacchiamo la corrente. Adesso quando premo il pulsante di accensione dovrebbero accendersi le luci lì sotto. Proviamo. 3, 2, 1. Ora potete! Adesso devo seminare l'insalata, dargli da bere e poi aspettare un po' di giorni, vedere cosa succede, se cresce oppure no. Speriamo dopo tutto questo lavoro. Apriamo i semi. Qui ci sono pure le istruzioni per la semina. Eccoli qui ragazzi, i semi dell'insalata. Adesso spargiamoli per bene in tutto il terreno e poi speriamo che crescano. Aggiungiamo dell'altro terriccio per coprirli bene. È scritto che ne deve andare veramente pochissimo sopra per non coprire troppo i semi, altrimenti fanno fatica a nascere. Mi sembra ancora incredibile che aprendo questo cassetto qua vedo la terra all'interno e le luci sopra. Comunque adesso diamogli un po' d'acqua e poi aspettiamo diversi giorni fin quando crescerà, almeno spero. Lo chiudiamo e man mano che passano i giorni vi racconterò cosa succede al suo interno. È passato un giorno, come potete vedere al momento non è nato ancora niente, ma è ancora presto, credo che ci vorranno 5 giorni per la nascita delle prime foglioline. Una volta al giorno inoltre, per favorire la crescita, gli do un po' d'acqua in modo che possano germogliare. Sono passati 2 giorni da quando ho seminato l'insalata, però non è ancora cresciuto niente. Come potete vedere infatti si vede solo terra e non c'è nessun germoglio ancora. Una cosa che ho iniziato a fare è lasciare questo cassetto leggermente aperto per farlo areare di più all'interno, in modo che non si crei muffa, e per fermarlo utilizzo questo foglietto di carta qui. Speriamo che cresca qualcosa, perché altrimenti se no ho fatto tutto quanto per niente. Buone notizie! Siamo al terzo giorno e questa mattina quando mi sono svegliato non vedevo l'ora di registrare questo aggiornamento, perché come potete vedere hanno iniziato a nascere le prime piantine di insalata. Guardate lì, guardate quante sono in tutto il terriccio. Sono molto contento. Adesso però dobbiamo aspettare ancora fin quando non diventerà abbastanza grande da poter tagliare la parte superficiale e poter mangiarla. Oggi è il quarto giorno e guardate le piantine come stanno crescendo bene, sono moltiplicate, adesso sono presenti un po' in tutto il cassetto. Questa mattina gli ho dato ancora un po' da bere, stanno proprio spuntando, sono già grandine ormai. Non capisco come mai alcune hanno la parte superiore marrone, speriamo niente di grave.
È passata precisamente una settimana da quando ho seminato l'insalata e adesso vi faccio vedere a che punto è, quanto è cresciuta. Intanto io mi sono tagliati i capelli invece. Oh, eccola qua, guardate che bella che è diventata. Cioè è cresciuta un sacco, guardate che alta che è. All'inizio non si vedeva quasi neanche, appena era spuntata insomma. Dopo 3 giorni ha iniziato a nascere e adesso guardate in 7 giorni quanto è cresciuta. Dopo 10 giorni dalla semina, in pratica ho notato che quelle laterali, non so se si riesce a vedere anche bene dalla videocamera, che vanno in cerca della luce perché guardano proprio la parte interna, sia quelle a sinistra sia quelle a destra e anche quelle là in fondo, che vanno proprio alla ricerca della luce per crescere meglio, insomma per fare la fotosintesi. Invece una cosa che ho smesso di fare è il video all'interno, perché ho notato che la videocamera che mettevo si surriscaldava troppo e essendo all'interno di un cassetto non va bene, insomma c'è il rischio che si prenda fuoco qualcosa, quindi ho deciso di toglierla definitivamente e di fare questi aggiornamenti qui ogni tanto. Con sta coltivazione qua a volte mi sembra di essere dentro il film di The Martian. Sono passati esattamente 25 giorni da quando ho costruito l'orto nel cassetto e adesso posso finalmente farvi vedere il risultato finale. Prima però, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale. Dai che prima o poi arriviamo ai 200.000 iscritti. 3, 2, 1. Oh! Eccola lì! Guardate quanto è cresciuta, adesso è veramente pronta per essere raccolta e assaggiata. È cresciuta davvero tantissimo al centro e meno dalle parti laterali. La prossima volta devo ricordarmi di mettere qualche luce in più. Quindi ho ritagliato le piantine nella parte superiore, in modo che poi possano ricrescere. Le ho lavate, asciugate e messe all'interno di un piatto. Ecco qui ragazzi un bel piatto di insalata coltivata in camera all'interno di un cassetto. D'ora in poi, quando avrò voglia di un po' di insalata fresca a chilometro zero, anzi a metri zero, invece che andare al supermercato basta che vado in camera, apro il cassetto e la raccolgo. Adesso però assaggiamola. Sale, aceto e olio. Mescoliamo e buon appetito! Buona! Ultima domanda, voi sapete come si costruisce una piscina interrata? Se volete qui in fondo vi lascio il video con tutti quanti i lavori. Finito! Ciao a tutti!